La storia dell'architettura e della civiltà umana comincia da un gesto semplice: separare l'uomo dalla natura. Costruire significa tracciare un confine. Da una parte il riparo, dall'altra il freddo. Da una parte lo spazio umano, dall'altra l'acqua, il vento, gli animali e l'imprevisto. Per secoli abbiamo progettato edifici per proteggere l'uomo dalla natura. Muri, tetti, facciate, vetrate, sistemi di climatizzazione. Abbiamo reso il mondo abitabile tenendo fuori tutto ciò che non potevamo controllare. Nel 2021 Olafur Eliasson fa esattamente il contrario e porta la natura dentro la Fondazione Bacheler di Basilea. Nel progetto LIFE, Eliasson rimuove una sezione della facciata vetrata progettata da Renzo Piano e fa entrare il lago del parco dentro al museo. L'acqua invade le sale fino a 80 cm di profondità. Le ninfee galleggiano accanto alle passerelle su cui i visitatori passeggiano sospesi a pelo d'acqua. Gli insetti entrano e gli uccelli attraversano lo spazio espositivo. It's not just about progress, it's about being present. Think about what a plant in the water might be experiencing. What's the perspective of that? Try to vegetalize. You could even try to conspire with the plants. Life is very concerned with what is precarious and vulnerable. Life is a model of a landscape, of a future landscape in which humans and non-humans can live together. Eliasson tinge l'acqua con l'uranina, un colorante fluorescente che i geologi usano per tracciare le correnti sotterranee. Di notte, con le luci blu che sommergono lo spazio, il confine tra architettura e natura scompare del tutto. L'urbanista ecologica Kate Orff studia come in un'epoca segnata da allagamenti, siccità e perdite di biodiversità sia possibile costruire ecosistemi in cui vivere senza doverci separare dalla natura. There's a cultural dimension to landscape, but it's not about making a perfect walled garden. It's really about working to hit the reset button and help nature basically regenerate itself in many forms across our many ecosystems of forests and oceans and coasts. Come nei cortili dell'architettura islamica a Granada, dove l'acqua dei giardini scorre dentro le stanze attraverso canali aperti, Life domanda cosa accade se un edificio smette di comportarsi come un contenitore chiuso e comincia a funzionare come una soglia viva. So in every city I kind of had a slightly different idea, and the water also became about life, and it became about livelihood, and about what does it take for a city to actually respirate. What is it that brings about the opportunity to photosynthesis? But why are we alive, you could say? Is it not because we are breathing? And who are responsible for us breathing? And what do they need? They need water. I mean, it's the trees, right? Photosynthesis. Eliasson anticipa una città meno rigida, meno sigillata e meno ossessionata dal controllo. Una città fatta di membrane, superfici assorbenti, microclimi e spazi condivisi tra specie diverse. Il paesaggista Kong Yang-yu la chiama città spugna. We need to embrace water, right? Not boxing against water, but to play Tai Chi with water, to be friendly. We want to build a green, sustainable infrastructure, which is a sponge city. La città del futuro potrebbe apparire quando l'architettura smette di chiudersi all'imprevisto e comincia a costruire le condizioni affinché la natura possa attraversarla, lasciandoci con una semplice domanda: cosa siamo disposti a lasciare entrare?